19 febbraio 2017, io e la mia migliore amica avevamo organizzato per andare a Busan. Quella mattina mi sono dovuta svegliare alle 6 per prepararmi ed essere alla stazione del KTX di Seoul per prendere il treno per Busan. Ogni riferimento non è puramente casuale. E nonostante io sarei dovuta essere ovviamente uno zombie, non ne ho neanche avuto il tempo perché siamo arrivate appena in tempo per prendere il treno. Ovviamente, essendo la stazione centrale di Seoul, ci arrivano molte linee della metro, quindi voi prendete la linea da dove partite e poi semplicemente seguite i cartelli dove c'è scritto KTX, che dovrebbe essere come lo Shinkansen giapponese. Il biglietto lo abbiamo preso online, ognuna sul suo sito, poi praticamente devi andare per farti dare il biglietto reale alla biglietteria, quindi entrambe però separatamente, cosa abbastanza sbagliata perché alla fine siamo finite in due carrozze diverse, ma vabbè. Siamo andate ognuna appunto in due giorni diversi e nonostante io abbia detto al tipo, allo sportello, che volevo un posto dal finestrino, quello stordito mi ha dato, sia andata che ritorno, dei posti nel corridoio. Così io ho chiesto alla bigliettaia sul treno, molto carina, sembravano hostess di volo, se mi metteva in un'altra carrozza, perché ovviamente nonostante ci fosse pochissima gente, cioè era quasi vuoto, caso vuole che io fossi seduta proprio dietro un occidentale. E visto che ai tempi volevo essere circondata solo da asiatici, ovviamente essendo in Asia, mi sono fatta cambiare il posto, mi ha cambiato carrozza, ero quasi in testa treno e mi ha messa dal finestrino. Meno male. Mi pare che ci metta solo 2 ore da una parte della Corea all'altra. Sì, ok, la Corea è piccola, però comunque 2 ore sono poche. Tenete conto che la velocità, che assolutamente non si sentiva, era fra i 280 e i 310 km orari. Come sapevo benissimo, la mia amica ha dormito per tutto il tempo, mentre io ho approfittato dell'attacco USB per ricaricare il cellulare, del wifi del KTX per ascoltare la mia musica e mi sono fatta colazione, semplicemente con un caramel macchiato, come al solito, un dolcetto che ho preso alla stazione di Seoul. Mentre i due asiatici davanti a me si sono mangiati il mondo proprio, praticamente un pranzo da cena. Complimenti. Ovviamente io, organizzatissima, mi ero già scaricata la mappa della metro di Busan, con cui la nostra carta, il T-Pass che usavamo a Seoul funzionava. Il ragazzo che dovevamo incontrare, che abitava vicino più o meno a Busan, aveva perso il treno, quindi la prima tappa ce la siamo fatta da sole. Siamo andate alla spiaggia di Haeundae. La stazione è quella di Haeundae, uscita 3 o 5, linea 2, che sarebbe quella verde, esattamente come a Seoul. Partendo dalla stazione di Busan dovete prendere la linea 1 per Nopo, cambiare a Somyeon, quindi prendere la linea 2 per Jansan. Vi consiglio però di scendere prima alla stazione di Gwangan, dove c'è la Gwangali Beach, e dopo proseguire per Haeundae. Se uscite dall'uscita 5 come abbiamo fatto noi e andate dritte in avanti, arrivate dritte dritte alla costa. Già solo dirette a quella spiaggia abbiamo notato un sacco di differenze fra Busan e Seoul. Innanzitutto forse perché ci sono solo 5 linee, i tempi di attesa sono più lunghi rispetto alla metropolitana di Seoul. La cosa che mi ha divertito è che quando si arriva ad una fermata di una spiaggia, oltre ovviamente alla voce dell'annunciatrice, parte un suono di gabbiani.
Comunque, anche dirette verso la spiaggia, continuavamo ad avere questa sensazione strana. Eravamo molto spaesate, anche se sapevamo dove andare. Non c'era tanto casino di gente, i negozi e i ristoranti erano prevalentemente chiusi. E poi abbiamo capito che cos'era. Non c'era la musica, che a Seul ovunque è suonata a palla proprio. Intanto il ragazzo che, diciamo, doveva farci da guida ci aspettava già alla fermata di Guangam, uscita 5, per andare alla Guangali Beach. Fuori dall'uscita, alle spalle, si svolta l'angolo a destra e giù dritti fino alla costa. Intanto io e la mia migliore amica ci siamo subito lamentate della stranezza di Busan rispetto a Seoul e lui allora ci dice che era normale e quella zona era così perché non era una zona centrale e noi stupite perché pensavamo che comunque le spiagge fossero comunque zone centrali come in Italia e invece no. Fra l'altro davanti alla Guangali Beach c'è il famoso ponte che di sera sarebbe tutto illuminato di luci colorate e in certe ore si alzava per far passare le navi, però purtroppo era giorno e quindi non ci siamo neanche fermate di sera, purtroppo. Era praticamente l'ora di pranzo, noi avevamo fame, quindi presa la metropolitana siamo scesi a Jagalchi Station, uscita a Jagalchi Market. Il Jagalchi Market, come vedete, è il mercato del pesce e nonostante ciò le vasche erano pulitissime e non c'era assolutamente puzza di pesce, fantastico. Se si vuole si può comprare il pesce lì e portarlo al piano superiore dove si può mangiare, ma francamente io non me la sentivo di puntare il dito verso uno dei pesci vivi e dire voglio mangiare quello. Quando è ancora lì vivo che nuota, insomma, non ci sono voluta rimanere. Per la tristezza della mia migliore amica, però siamo passate direttamente alla Street Food Alley e abbiamo scelto un semplice ristorante di sushi, sashimi, perché così non dovevo vedere i pesci ancora vivi e decidere quale doveva morire. Nella via dello street food, io e la mia migliore amica ci siamo prese un dolcetto, mi pare tipico di Busan, una specie di pagnottino fritto dolce e salato, riempito con zucchero caramelloso e vari semi. Tra l'altro, comunque, finalmente Busan somigliava a Seoul, quindi un sacco di negozi, musica a palla, un sacco di gente. Finalmente questa era la cosa giusta per noi. Fra l'altro, come vedete, anche qui il dispenser di piccoli bouquet di fiori secchi all'occorrenza. Scusate, vado a Pusan, indosso fra l'altro la sua stessa giacca e non mi faccio una foto con il cartonato di Gong Yu, non credo proprio. Dalla Jagalchi Station comunque si può anche seguire il segnale verso il Yeondusan Park, quindi raggiungibile a piedi da dove eravamo, salendo su sotto una tettoia. Poi finalmente c'erano le scale mobili, che fra l'altro a Busan sono un optional, pare. Alla fine di questa interminabile salita, siamo arrivate dritte alla Busan Tower, che assolutamente non è come la Seoul Tower. Praticamente la torre di Busan è semplicemente un faro, una torre tutta intonacata di bianco, liscia, senza alcun tipo di decorazione o di cose, di piani sotto di essa. E purtroppo non era più aperta per salirci. L'unica cosa che c'era ai piedi della torre era un negozio di souvenir messo un po' così, fra l'altro il ragazzo che ci guidava ha detto che non c'era niente di tipico di Busan, quindi non abbiamo preso niente alla fine. La mia migliore amica voleva assolutamente andare a visitare il villaggio multicolore di Gamcheon.
Quindi ci siamo dirette a prendere un autobus alla fermata di Nampodong, ovviamente assolutamente seguendo il ragazzo coreano. Abbiamo preso l'autobus 84-87, mi spiace, non ricordo bene, e ci siamo fermate a un curvone in salita e quindi ce la siamo fatta tutta salire, ma una salita da paura, fino al villaggio. Io e la mia migliore amica che non riuscivamo più a respirare e io ho sbottato, ma chi cavolo ti ha consigliato di venire qua su? Tutti e tre a ridere col poco fiato che avevamo. Il mio amico che cercava di sostenermi come se fossi una moribonda, però ci mancava poco. Alla fine, totalmente stremati, siamo arrivati a questo villaggio molto carino. C'erano viette dappertutto, fra casettine su 1 o 2 piani tutte colorate con sti tipici tetti blu coreani. Devo dire che nonostante facesse veramente freddo, c'erano un sacco di persone. C'erano vari negozietti, un negozietto che affittava costumi, non solo hanbok, ma anche uniformi da studentessa. C'erano negozietti che vendevano cosine particolari, c'erano pareti con murales multicolori, dove tutti si facevano le foto. Un villaggio veramente pieno di vita. E le scale per salire di qua e di là erano molto molto rustiche. Ehm, Fra l'altro c'era lassù, potete immaginare, un vento che portava via e freddissimo come sempre. La mia amica si è presa una di queste palle di gelatina e io invece ho insistito per entrare in un caffè e prendermi un Mango Flake. C'è arrivata questa enorme coppa di metallo che, nonostante io stessi dividendo col ragazzo coreano, sembrava rigenerarsi, visto che non finiva mai. Per chi non lo sa, si chiama Mango Flake in questo caso, quindi Flake, ma in realtà il nome è Binsu. Sarebbe del latte ghiacciato ridotto in polvere, diciamo. Sembrava la neve di Seul, insomma, farinosa. Sì, perché anche la neve lì è diversa dalla nostra. E ci aggiungono dei pezzettoni, in questo caso di mango con sciroppo di mango. Buonissimo, ma appunto interminabile. Poi ecco, voi vedete queste piantine, ma in realtà non sono piantine. Io non so come mai in quel periodo c'era questa moda di mettersi una mollettina al centro della testa, cioè proprio sulla sommità della testa, eh, con una piantina che veniva su. Cioè, è ridicolo, però vi giuro che queste non sono piantine, ma ogni singola piantina, fra virgolette, che ovviamente sono di plastica, è attaccata a una mollettina che appunto voi vi attaccate sulla sommità della testa. Andate in giro praticamente con un'antennina in mezzo alla testa. Al che, rimasti soli al villaggio, le nuvole sono arrivate, il sole se n'è poi andato, quindi siamo tornati giù. Per ultima tappa il Trikai Museum, che era vicino a Nampo, quindi l'abbiamo raggiunto a piedi, ed era al 9° piano di un palazzo.
Dopodiché siamo tornate in stazione a prendere il treno, ovviamente sempre carrozza e posti separati. Il treno era strapieno quella sera, cioè proprio non c'era un posto libero e quindi io mi sono dovuta tenere il mio posto dal corridoio. Fra l'altro mi sono ritrovata a svegliarmi di soprassalto più volte, quindi vuol dire che ero proprio a pezzi. Abbiamo girato e stragirato quel giorno e siamo arrivati in una pioggerelosa Seul quasi alle 11 di sera, cioè giusto in tempo poi per prendere la metro e arrivare a casa, che non vedevo l'ora veramente. Comunque ve lo consiglio di andare a Busan, ma di andare nel weekend, cioè nel senso, magari partite il venerdì, ci state venerdì notte, sabato notte, ve ne tornate a casa la domenica, perché girarla così tutto veloce, ci sono tante cose da vedere, magari di sera è anche bella vederla, magari se andate, che ne so, durante il Festival internazionale del cinema che si fa tutti gli anni a Busan, ne vale la pena. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo per il prossimo episodio. Ciao!